Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Avete mai sentito un piccolo paese chiamato Passaggio delle Donne Morte? Bene, se non l'avete sentito ve lo racconto io. Dead Woman Crossing è un paese situato in Oklahoma, è una piccola cittadina di circa 950.000 abitanti e in tutto lo stato è additata da due spiriti inquieti. Sull'origine del nome, davvero molto strano, davvero molto bizzarro, ha indagato una studentessa dell'Università di Waterfall, di nome Susan Wolf-Brenner, che nel 1982 ha portato alla luce davvero una storia molto interessante. Sentite qui. Tutto ebbe inizio il 6 giugno del 1905, quando a Custer City, una cittadina poco distante, una donna decise di chiedere il divorzio dal marito e andarsene di casa. Lei si chiamava Katie DeWitt ed era una delle maestre delle scuole elementari del posto. Suo marito invece si chiamava Martin James ed era un proprietario terriero di tutto rispetto, ma che spesso sfociava in episodi allucinanti, incredibili di violenza domestica. Il 7 giugno Kate prese la loro bambina di 2 anni, Lulu Bell, e andò in stazione con l'intento di raggiungere alcuni parenti. Dopo l'ennesima sfuriata del marito del giorno precedente, il marito della donna non si degnò nemmeno di salutarla e in paese non si fece vedere per tutta la giornata. Infatti ad accompagnarla al treno non fu il marito, ma fu suo padre, Henry DeWitt. Katie assicurò al padre che una volta giunta a destinazione non ci avrebbe messo un solo secondo ad fargli avere sue notizie. Ma pensate che dopo ben 2 settimane il padre non ebbe avuto ancora nessuna sua notizia. Preoccupatissimo della salute di sua figlia o di cosa insomma le sarebbe potuto accadere, avvisò immediatamente lo sceriffo chiedendogli appunto di occuparsi della situazione, di indagare un attimino su sua figlia, che se fosse successo qualcosa, che fine avesse fatto. Ma nonostante la sua preoccupazione, la risposta dello sceriffo fu davvero sconvolgente. Gli disse che non aveva tempo per occuparsi di questa faccenda e addirittura di simili sciocchezze, questo è il termine che è stato utilizzato, e di riferirsi invece ad un detective privato. Così fece. Il nome di questo detective è Sam Barter, molto noto nella zona. Il detective investigò su tutta la tratta ferroviaria percorsa da questo treno e non solo, seguì molto attentamente tutte le vicende degli ultimi giorni nelle cittadine tra Custer City e Ripley. Fece tantissime domande in giro, ma le risposte delle persone furono sempre state negative purtroppo, ovvero che nessuno di loro aveva mai visto una donna in giro con una bambina come da lui descritto. Pensate che le prime notizie le ebbe appunto anche lui dopo 2 mesi di ricerche, quando venne a sapere che Kate e sua figlia il 28 luglio avevano trascorso la notte in una casa di un certo William Moore a Waterford. La signora Moore era anche conosciuta come la signora Ham, che ahimè faceva di lavoro la prostituta. Secondo William, la mattina del 29 luglio, William, Kate sua figlia e la sorella uscirono la mattina del 29 luglio a fare un giro in carrozza, ma dopo 2 ore stranamente lei tornò a casa da sola. Dopo altre tantissime domande fatte in giro, Barter scoprì che Kate e sua figlia furono state avvistate nella città di Deer Creek e qui la donna iniziò davvero a comportarsi in modo molto strano. Secondo le testimonianze di alcune donne che vivevano a Waterford, la giovane Kate fu vista una mattina dei primi di agosto muoversi in modo molto strano, in modo molto guardinio, come se si stesse cercando di nascondere da qualcuno o da qualcosa. Infatti è proprio questo borgo in cui venne ritrovata questa donna, che si chiama Deer Creek, a prendere successivamente il nome di Dead Woman Crossing, e con un volto terrorizzato affidò sua figlia ad un ragazzo seduto su una panchina nella piazza prima di scappare di corsa. Ragazzi, se questo video vi sta piacendo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelline, commentate e condividetelo. Bartlett nei giorni successivi riuscì a rintracciare questo ragazzo e riuscì anche a recuperare sua figlia. Venne così a sapere che quando Kate gliela affidò era perfettamente sana, era del tutto illesa, ma con un dettaglio davvero inquietante: con tutti i vestiti sporchi di sangue. Bartlett a quel punto andò dallo sceriffo e lo informò di tutta questa vicenda. Così verso la metà di agosto molti agenti e molti abitanti del luogo si misero alla ricerca di questa famosa donna, Kate. L'investigatore privato decise anche di andare a parlare con la signora Ham per chiederle se in qualche modo avesse maggiori notizie, ma lei negò istantaneamente di averci avuto a che fare. Ma lo stesso giorno la donna si suicidò ingerendo del veleno. Le ricerche ebbero un grande successo. Il 31 agosto, infatti, quando il cadavere di Kate venne ritrovato sulla riva del torrente che costeggiava Deer Creek, la donna venne decapitata e la sua testa non fu mai ritrovata. La vicenda e le 2 morti portarono a ribattezzare il borgo di Deer Creek, come ho detto poc'anzi, Dead Woman Crossing,
ovvero Passaggio delle Donne Morte, e ad avvolgere in una fitta nebbia, in un fitto mistero. Sono tantissime le domande risolte sulla morte di Kate, e Fanny Norton, perché così si chiamava la signora Hamm, si è chiesta perché quella giovane signora fosse scesa poco prima della sua fermata, perché ebbe chiesto aiuto ad una prostituta e se c'entrasse qualcosa il marito di Kate. Un'ipotesi azzardata balzò nella sua mente, che avesse magari voluto ucciderla per riprendersi sua figlia? Nessuno lo scoprì mai. Ma ora veniamo al dunque. Parliamo di questi spiriti. Ci sono moltissime voci che fin dagli anni 30, secondo cui nelle notti di primavera ed estate, lungo la strada della cittadina, ma soprattutto sulle sponde del ponte del torrente, si manifestino due figure femminili. Purtroppo queste figure, questi spiriti, non sono tranquilli, anzi esattamente il contrario. Urlano e si disperano in continuazione. Negli anni le manifestazioni paranormali sono centinaia e sia i residenti che i turisti hanno raccontato, anche recentemente, quindi tuttora, di notare delle nebbioline condensarsi sotto le luci dei lampioni e ombre vagare nei vicoli per poi sparire all'improvviso. La stessa studentessa che ha riportato alla luce la storia di Katie, Susan Wolf-Brenner, pare sia stata testimone addirittura di un'apparizione luminosa proprio nei pressi del torrente, nello stesso identico punto, raga, udite udite, dove fu rinvenuto il cadavere di Katie DeWitt. Un'intensa luce bluastra si è sollevata dall'acqua per correre incontro. Lei, spaventatissima ovviamente, corse in città, ma ricorda chiaramente di aver udito un pianto e delle urla di disperazione proprio alle sue spalle. Che le due donne decedute a Deer Creek vaghino ancora sul luogo della loro morte? Perché no? Ragazzi, mettete voi nei commenti cosa ne pensate di questa storia. Dovete sapere che questa struttura a tutt'oggi risulterebbe abbandonata e fatiscente, ma non per quanto riguarda erbacce, sporcizia e quant'altro, ma bensì di un'intensa attività spettrale. Questi spiriti hanno messo in fuga non solo i visitatori, ma anche i proprietari. Questo hotel si trova in Colombia, posizionato su una rocca sporgente nella vallata di Tequendama, che deve il nome alle suggestive cascate che riversano le proprie acque nel famoso fiume Bogotà. Ma voi vi chiederete come mai è stato chiamato del Salto? Perché è stato costruito a ben 175 metri di altezza dal letto del fiume che scorre sotto di esso, e con i secoli sono moltissime le persone che per propria volontà, o meglio con una spinta, hanno provato l'ebbrezza di una simile caduta da quell'altezza. Questa location è molto nota come luogo di molti suicidi, e non solo perché tra le sue mura ci sarebbero gli spiriti delle anime assassinate che chiedono ancora giustizia, infestando l'intero luogo, e non solo, facendosi anche vedere e sentire dai molti curiosi e turisti che girano da quelle parti. Pensate che questo hotel venne inaugurato nel 1924 e grazie alla sua stupenda vista divenne subito uno degli hotel più celebri di tutta la Colombia. Questo permise infatti ai proprietari di fare veramente degli ottimi affari. Tuttavia i primi problemi giunsero nei primi anni 40 per via di molti episodi di rissa, a volte anche con le autorità implicate. Il bar di questo hotel in quel periodo divenne meta di alcolizzati di diversa estrazione sociale che tra un bicchierino e l'altro si lasciavano praticamente volar via dalla bocca opinioni abbastanza bizzarre che non ci mettevano niente a sfociare in una mega rissa. Pensate addirittura che anche gli archivi locali dell'epoca non poterono non riportare numerosi episodi in cui, a seguito di scazzottate, risse e quant'altro, alcune persone trovarono la morte cadendo appunto giù da quel precipizio che appunto si affacciava sul fiume Bogotà. Ad aggiungersi a queste sfortunate vicende, negli anni 50 iniziò una misteriosissima serie di omicidi che macchiò ovviamente la fama di questo hotel. Ragazzi, pensate che gente da tutto il mondo, anche di alta casta, chiedevano alloggio proprio in quell'hotel per poter mettere fine alla propria vita, lanciandosi o dalle proprie stanze o addirittura dal tetto del resort. C'è addirittura chi ha ipotizzato che fossero gli stessi proprietari a spingere le persone giù, e immaginatevi un po' il motivo: per poterli derubare senza che nessuno se ne accorgesse. Però la cosa non fu mai provata. Ormai infangato dalle numerosissime morti misteriose, l'Hotel del Salto perse praticamente tutta la sua clientela e negli anni a seguire divenne il rifugio di malavitosi, di alcolizzati e quant'altro. Un po' per la clientela di infimo grado, un po' per la brama di denaro dei proprietari che, pur di raccimolare del denaro, offrivano alloggio a criminali e a prostitute. L'hotel ovviamente iniziò ad essere malvisto e si ridusse poco a poco ad un terrificante motel. Questa lugubre struttura rimanò in attività fino agli anni 90, quando strani eventi e apparizioni misteriose iniziarono a manifestarsi in tutto l'hotel. Anche gli stessi abitanti delle zone limitrofe lo additarono come maledetto e con le loro storie terrorizzavano i pochi turisti che vi si avvicinavano.
A proposito ragazzi, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di attivare tutte le campanelline, di commentare e di condividerlo. Ma torniamo a noi. Tutto ciò che vi ho appena elencato portò alla chiusura definitiva della struttura e non solo, all'abbandono totale delle mura. Ciò che spaventa maggiormente gli abitanti locali sono gli strani avvenimenti che ancora tutt'oggi avvengono non solo tra quelle mura, ma anche in strada, nelle zone limitrofe insomma. Molti turisti infatti sono stati testimoni di visioni surreali, di spiriti che si affacciano dalle finestre o dai terrazzi per poi lanciarsi verso l'abisso dall'alto in quel fiume. Questo hotel è rimasto in stato di abbandono per circa 20 anni e nessuno, e dico nessuno a parte il coraggio di qualche ghost hunters, ha messo piede in quell'hotel da brivido, dove le enormi terrazze che affacciavano sul fiume erano la partenza dei salti nella morte. Ragazzi, apro chiudo una piccola parentesi, pagherei io per andare a vedere quell'hotel. Deve essere una cosa bellissima, voi che ne dite? Di recente questo hotel è stato ristrutturato completamente e convertito in un museo. Ma come ho detto poc'anzi, ancora tutt'oggi ci sono numerosissime, tantissime testimonianze di turisti che con le loro telecamere o telefoni riescono a riprendere strani movimenti nei corridoi e anche nelle stanze. Ma la cosa ragazzi veramente più misteriosa ed inquietante che tutt'oggi molti uomini scelgono quell'hotel per porre fine alla propria vita, come naturalmente gettandosi dal baratro. Lo stesso direttore e proprietario di questo hotel commentò così questi insani gesti: sembra che quel fiume che guardi verso l'alto sussurri un richiamo misterioso che spinge le persone più disperate a quell'orribile gesto. Qualcosa di terribile guida le menti di quelle persone nel luogo della loro morte. Le stragi e i misteri che ruotano attorno a questo hotel aumentano di anno in anno e sembrano alimentarsi ogni volta con dei particolari nuovi. Ragazzi, mettete nei commenti se secondo voi c'è davvero qualcosa che spinge la gente a suicidarsi da quelle misteriose terrazze. Ebbene, ci troviamo proprio in Italia, per la precisione in Val d'Aosta. Proprio qui sono presenti alcuni tra i più bei castelli d'Italia, ma tra questi forse il più famoso è proprio quello di Sogni. Questa fortificazione ha origini molto antiche, pensate un po' che se ne parlava addirittura dal 1151. Avete capito bene, 1151, in una bolla del Papa Eugenio III, che l'attribuiva al vescovo d'Aosta. Ma sul suo sito, pensate un po' ragazzi, si sono ritrovati dei resti di muri perimetrali di una costruzione addirittura risalente al I secolo a.C. Fino al 1379 questo castello rimase sotto il controllo ecclesiastico, ma poi il vescovo di Aosta, dopo una sanguinosa guerra, affidò la giurisdizione di Sogne a Ibleto di Chaland. Infatti la famiglia di Chaland fu padrona della rocca per molto tempo e tutto questo fu dovuto alla capacità del feudatario di garantire la pace e l'abbondanza di tutto il feudo e alla azzeccata idea di favorire il commercio e lo sviluppo delle botteghe artigiane. Ma per la nostra storia ragazzi dobbiamo andare avanti ancora per almeno un secolo, per la precisione tra il 1499 e il 1501, però la data purtroppo con precisione non è mai stata rivelata, non è chiaro insomma. Spostiamoci per un attimo a Casale Monferrato, dove in quel periodo nacque Bianca Maria Gaspardone, figlia di Giacomo Gaspardone e di Margherita degli Inviziati. Loro furono una famiglia decisamente ricca nel Piemonte. La piccola Bianca Maria, oltre ad essere nata fortunata, aveva anche dalla sua parte una grandissima bellezza che mostrò a tutti quanti fin dalla sua tenera età. Ma entrambe queste due cose ben presto le costarono la libertà. Pensate che a soli 12 anni venne offerta come sposa dal padre ad Hermes Visconti, di oltre 20 anni più anziano di lei, e con la promessa ovviamente da parte dei Visconti di una grande influenza politica e sociale in quasi tutto il nord Italia. La piccola Bianca Maria purtroppo era esattamente il contrario della fedele immagine della castità e della fedeltà. Cresciuta troppo in fretta per la sua età, si trovò di fronte a un clima estremamente lussurioso e proprio a causa di quel clima sviluppò un comportamento molto libertino e provocante. Per 6 anni infatti il matrimonio vacillò e molto spesso sfociò non solo in fortissimi litigi ma anche in punizioni per la ragazza, un po' a ragione per le sue scappatelle con i servi, un po' invece per l'estrema gelosia di Hermes. Il risultato di tutto ciò fu che a soli 18 anni Bianca Maria fu rimandata a casa con la scusa di non essere riuscita a dare un erede al marito. Ancora una volta la fortuna e la sfortuna colpirono assieme la fanciulla. Infatti pochi mesi dopo essere rimandata a casa, suo padre purtroppo
morì ed ella divenne l'unica erede dei possedimenti di Caspardone, ma con un'abile mossa l'eredità venne sequestrata ben presto dal nonno materno, che impose a Bianca Maria un vitalizio alla madre di Bianca Maria degli Inviziati di ben 300 scudi l'anno e una cospicua fornitura di vino e cibo per tutto l'arco dell'anno. Ma il 22 ottobre del 1519 Ernest Visconti venne giustiziato a Milano con l'accusa di cospirazione e Bianca Maria rimase vedova ed estremamente ricca. Ragazzi, se questo video vi sta piacendo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelline, commentate e condividetelo. Ma andiamo avanti, perché la vera storia comincia proprio ora. Perché la voce si sparse ovunque e furono tantissimi i rampoli della nobiltà di allora a presentarsi come possibili spasimanti della bellissima ventenne. Attirato dalle sue ricchezze, chiese la mano anche a Renato, conte di Calland, che ottenne il suo matrimonio nel 1522. Poco dopo la coppia si trasferì nel castello di Sogni. L'uomo purtroppo non era a conoscenza della vita libertina di sua moglie e le loro dispute lo portarono spesso e volentieri lontano da casa. La giovane e bellissima Bianca Maria, annoiata dalla vita del matrimonio precedente, decise di trasferirsi a Pavia da uno zio e lì si divertì in un modo spropositato con infiniti amanti. Ma uno dei più assidui frequentatori della ragazza fu Ardizzino Valperga, conte di Masino. Nel 1525 però la ragazza tornò a Casale Monferrato, dove intrecciò l'ennesima relazione abbastanza bizzarra. Ma questa volta il fortunato si chiama Roberto Sanseverino, un nobile napoletano a servizio dell'imperatore Carlo V. Ma questo nuovo svago, ragazzi, suscitò le ire più incredibili dell'altro amante, il Valperga, e che per vendicarsi di Bianca Maria iniziò a spargere la voce delle scappatelle di questa ragazza. Come, ragazzi, se già non si sapesse, comunque lui ci provò e aumentò questa fama. Pensate che il nome di Bianca Maria fu screditato fino a Milano e tutti, questa volta proprio tutti, vennero a conoscenza di questo suo comportamento libertino. Bianca Maria a questo punto ovviamente cercò di correre ai ripari e propose a Sanseverino di uccidere Valperga, ma lui era un uomo poco incline alla violenza e ovviamente si rifiutò. A questo punto allora la ragazza si rivolse ad altri amanti, fino a quando trovò nel giovane Pietro Cadorna l'alleato perfetto. Infatti nel 1526 l'uomo ed alcuni suoi amici tesero un agguato a Valperga, uccidendo lui e il suo fratello Carlo. Roberto Sanseverino fu informato dell'omicidio e, temendo di essere il prossimo sulla lista degli amanti eliminati della contessa, portò a conoscenza dei fatti veramente inquietanti. Il contestabile Carlo di Borbona, che fece arrestare proprio Pietro Cadorna. Cadorna, sotto tortura, non riuscì a trattenere il nome appunto di Bianca Maria, che fu anch'ella arrestata e condannata a morte. In cambio della sua libertà offrì ben 15.000 scudi, ma purtroppo non bastarono. Il 20 ottobre del 1526 fu infatti decapitata. E sapete dove, ragazzi? Proprio nel castello di Porta Gioia a Milano. Una lunga storia che purtroppo non riportò mai Bianca Maria al castello di Sogni viva, ma bensì da morta. Si dice infatti che il suo spirito inquieto ancora oggi abiti le mura della fortezza e sono moltissimi tra dipendenti e turisti che hanno affermato di aver visto lo spirito di una bella ragazza vagare nei corridoi e sui camminamenti. Sembra addirittura che nelle notti di luna piena, quando il cielo è totalmente sgombro dalle nuvole, lo spettro di Bianca Maria percorra l'ala ovest del castello, reggendo la sua testa fra le braccia. Ma c'è anche chi afferma che il suo spirito, questa volta con la testa sulle spalle, non riesca a resistere alla presenza di visitatori particolarmente attraenti e che tenti di sedurli, cercando, pensate un po', di baciarli sulle labbra e sul collo. Alcuni hanno anche affermato che spesso e volentieri, in pieno giorno e in presenza delle proprie compagne, hanno sentito la cerniera dei propri pantaloni abbassarsi e il bottone slacciarsi da solo. Ragazzi, pazzesco! Bene, anche per oggi questo mio video termina qua. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate e condividete. Noi ci vediamo prestissimo, come dico sempre, nel nostro prossimo video. Ciao a tutti ragazzi e stay tuned!